Yeah. Lil Maz. Luna. Sì. Stasera voglio andare sulla luna. Volo leggero, cado come piuma. Il tempo corre più di un puma. La testa esplode, il cervello fuma. Ed il cervello fuma, ho troppi pensieri, mica quelli di oggi. Siamo qui oggi con Gianluca Mazzuia, che dal 2019 fa parte del team operativo LEAS. Gianluca in particolare si occupa del montaggio e collaudo dei controlli di saldatura che vengono realizzati completamente in azienda. Gianluca, con te oggi vorremmo parlare soprattutto delle tue passioni personali. In LEAS stiamo scoprendo infatti un sacco di talenti e quindi so che il tuo nome d'arte è Lil Maz. Sì. E ti chiedo di parlarci un po' dell'artista che è in te. Beh, allora, Lil Maz è un soprannome che ha tirato fuori mio papà, in verità, e ho iniziato a fare un percorso d'artista partendo con la magia, ovvero un cartomago molto bello, e oltre alla magia comunque faccio anche canzoni. So che hai pubblicato già parecchie canzoni e ne nomino 3 quelle che più mi hanno colpito e che sono Baby, Luna e Libera l'amore. Cosa c'è dietro a queste canzoni? Allora, dietro queste canzoni c'è il mio passato, il mio presente e anche il mio futuro. Il mio futuro intendo cosa voglio ottenere. E ci metto tanta passione comunque quando scrivo canzoni e è partito tutto dal nulla, perché ho iniziato a scrivere poesie all'inizio, ho iniziato a scrivere temi e dopo ho detto perché no, si potrebbe trasformarlo in un testo musicale, e da lì ho iniziato a scrivere canzoni, ho visto che piacevano, i contenuti erano belli e dopo mi sono messo all'opera e sono andato in uno studio, ho registrato e ho visto che la cosa mi ha preso in maniera intima. Tu dici che nelle tue canzoni c'è anche il tuo futuro, quello che vorrai ottenere. Esatto. Cosa vorrai ottenere? Beh, nelle mie canzoni comunque tratto sempre un tema di equilibrio tra stato mentale e stato d'umore, insomma, di una persona in generale. Perché secondo me se una persona sta bene al suo stato d'animo, ma sta bene anche mentalmente, secondo me può andare ovunque quella persona. Se si mette passione ovunque ed è tranquilla emotivamente e tranquilla mentalmente, può andare da qualsiasi parte, dove vuole, quando vuole. Bellissima questa cosa che dici, e non è comune sentirla dire soprattutto da un ragazzo giovane come te, quindi è un bel messaggio quello che tu ci dai. E prima ci hai parlato anche della tua passione per la magia. Come è nata questa passione? Allora, è nata perché, vabbè, insomma, guardando dei programmi TV vedi sempre un gioco di prestigio e ti innamori al primo colpo. Volevo provare a entrare su questo mondo qua e un giorno un mio amico mi ha fatto un gioco di magia e ho detto ok, potrei farlo anch'io. E io mi sono messo a studiare prima sui libri, poi su YouTube, qualche programma televisivo, finché dopo sono andato a una scuola di magia a Venezia e da lì ho iniziato a fare il mio percorso, 7 anni, quindi sono un bel percorso, e lì ho scoperto un mondo fantastico, ma non tanto perché dopo dico ok, sono un mago, ma perché con uno strumento semplice, quindi un mazzo di carte che alla fine ha 52 carte, tu puoi stupire le persone, cioè loro sono affascinati perché tu metti una passione, metti il tuo amore per un oggetto comune per gli altri, ma per te non è comune, perché con quello strumento puoi fare tutto quello che vuoi. Vero, è vera questa cosa, quindi sì, magari a volte noi chi sta dall'altra parte non ci pensa. Sì. Però è vero. E come riesci a coniugare la passione per la musica e per la magia con il tuo lavoro? Perché immagino la musica e la magia necessitino di tempo. Beh, il tempo, allora, per quanto riguarda il tempo, quando hai una passione il tempo lo trovi ovunque, a prescindere
trovi, perché se lo fai dicendo ok, finisco di lavorare, dopo devo fare anche questo, non è più una passione, si parla di impegno personale, ma un impegno che ti stressa. Invece quando è una passione, cioè non vedi l'ora di terminare una cosa, un progetto che hai, quindi al lavoro voglio terminare un progetto, vuoi portarlo a termine, ci metti le tue ore, quello che serve, dopo arrivi a casa e ti metti il tuo tempo per fare un altro progetto ancora, cioè vai avanti in loop e non ti rendi conto del tempo che ci metti, e poi comunque il tempo è tutto guadagnato, perché alla fine cioè guadagni su te stesso. E riesco a collegare insomma le due cose, perché magari in pausa pranzo riesco anche a scrivere qualcosina magari che mi passa per la testa, robe varie, e quindi la passione non si ferma mai e io continuo a produrre sia lavoro che fuori, produco sia nell'ambito lavorativo sia nell'ambito delle mie passioni. Ti capita mai, magari mentre stai collaudando un controllo di saldatura, di avere un'idea lampo per una canzone? Sì. Capita qualche volta di avere un'idea lampo, e appena comunque finisco di fare le mie operazioni lavorative butto giù qualcosina, butto giù subito, perché così tengo la mente sempre pronta. Mi sembra giusto. Ok, allora vediamo che anche in questo caso è forte la passione di Gianluca, sia per il suo lavoro che per la musica e la magia. Io Gianluca ti ringrazio per averci dedicato un po' del tuo tempo. Grazie a voi. Alla fine di questa intervista troverete tutti i link per andare a vedere i giochi di magia di Gianluca o per ascoltare le sue canzoni, e io vi do appuntamento a presto con il prossimo Talento Leas.